Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale con un nuovo tutorial. Oggi realizzeremo insieme queste ballerine da neonata. Io ho realizzato una taglia 3-6 mesi e ho avviato una catenella di 14 maglie che corrispondono a 11 cm. Quindi la suoletta per 3-6 mesi sono 11 cm. Se cambiate filato e uncinetto, tenete presente che questa soletta deve corrispondere a 11 cm. Io ho fatto 14 catenelle. Quindi adesso iniziamo con il tutorial, poi vi spiego come aumentare o diminuire la taglia. Iniziamo dalla suoletta della scarpa e con il filato a fiocco e l'uncinetto numero 2 io avvio 14 catenelle che corrispondono a 11 cm nella taglia 3-6 mesi. Quindi questa è la prima catenella, una seconda catenella, una terza catenella e vado avanti fino a 14. Fatte le 14 catenelle, aggiungo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, quindi 1, 2 e 3. Nella quarta catenella lavoro una maglia alta, conto dall'uncinetto 1, 2, 3 e 4, entro e faccio una maglia alta. Nello stesso punto, quindi mi ritrovo adesso 2 maglie alte. Nello stesso punto devo lavorare un totale di 6 maglie alte, quindi 2 già le ho fatte. Rientro e lavoro una terza maglia alta, quarta maglia alta, quinta maglia alta e sesta maglia alta. Questa è la curva che ci serve per lavorare questa parte. Una volta che abbiamo fatto le 6 maglie alte, quindi sono 6 aumenti prese nello stesso punto, dobbiamo lavorare le catenelle come si presentano, quindi le maglie alte su ogni catenella sottostante fino all'ultima. Vado nella catenella a fianco e lavoro una maglia alta. Questa maglia alta me la segno perché qui noi dobbiamo lavorare sempre la maglia alta senza aumentare. Quindi per mia comodità me la segno. Gli aumenti li faremo sempre dove abbiamo fatto gli aumenti e vado avanti lavorando le maglie alte su ogni catenella sottostante. Ci vediamo sull'ultima maglia alta. Ho lavorato le maglie alte fino ad arrivare sull'ultima catenella. Mi segno la penultima maglia alta perché qui noi lavoreremo sempre dritto. Invece qui sull'ultima maglia alta dobbiamo fare di nuovo 6 aumenti. Nella stessa catenella lavoriamo 6 maglie alte. Questa è la prima, rientro una seconda maglia alta, rientro terza maglia alta, prendo il filo, rientro nello stesso spazio, quarta maglia alta, quinta e sesta maglia alta. E come vedete abbiamo formato la curva e adesso ci troviamo dall'altra parte delle catenelle per lavorare l'altra parte di maglie alte uguale alla prima. Quindi su ogni catenella sottostante dobbiamo lavorare le maglie alte così come si presentano. Vado nella catenella a fianco e lavoro una maglia alta. Prendo anche il filo e mi segno sempre questa maglia perché qui dobbiamo lavorare sempre la maglia alta senza fare gli aumenti.
vado a fianco e lavoro un'altra maglia alta. Quindi in corrispondenza della maglia alta che abbiamo sopra, qui, lavoriamo questa maglia alta. Vado qui, lavoro un'altra maglia alta e ci vediamo al termine del giro. Sono arrivata al termine del giro e mi segno l'ultima maglia. Alla fine le maglie centrali, dove non dobbiamo fare l'aumento, sono 12. La 13ª è dove abbiamo fatto l'aumento e la 14ª sono le catenelle dove abbiamo iniziato. Quindi chiudo nella terza catenella 1, 2, 3 con una maglia bassissima. Abbiamo finito il primo giro. Mi segno anche questo, la maglia dove dobbiamo lavorare sempre dritto. Per mia comodità lo faccio, se invece voi non volete segnarla potete farlo tranquillamente. Questa è una taglia 3-6 mesi. Se volete aumentare la taglia 6-9 mesi, dovete aggiungere 2 catenelle in più, quindi 2 maglie alte corrispondono a una taglia più grande. Quindi se io ho un totale adesso di centimetri 11, per la taglia successiva dobbiamo avere un totale di 13 centimetri. Quindi aggiungendo 2 maglie alte in più che corrispondono a 2 catenelle in più abbiamo 13 centimetri. Se volete fare 9-12 mesi dobbiamo aggiungere sempre 2 catenelle, quindi da 13 centimetri dobbiamo avere 15 centimetri. La taglia aumenta di 2 in 2. Invece 0-3 mesi sono 9 centimetri. Poi vi faccio passare tutto, quindi 9 centimetri 0-6 mesi. 3-6 mesi sono 11 centimetri. 9-12 mesi sono 13 centimetri. 12-18 mesi sono 15 centimetri. Ve lo lascio scritto così non vi potete sbagliare. Una volta che abbiamo fatto questo, adesso dobbiamo aumentare sempre dove abbiamo la curva e in ogni maglia alta sottostante ne lavoriamo 2. Quindi mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3. Rientro nella stessa maglia di base, lavoro una maglia alta e ho fatto il primo aumento. Vado a fianco e lavoro, entro e lavoro la prima maglia alta, rientro una seconda maglia alta. A fianco di nuovo faccio un aumento nella stessa maglia di base, ne lavoro 2, 1, rientro 2, vado a fianco, una maglia alta, rientro nello stesso punto e sono 2. Vado nella maglia alta a fianco e lavoro la prima maglia alta, rientro nello stesso punto e lavoro una seconda maglia alta e sull'ultima maglia alta prima del segno lavoro altre 2 maglie alte, 1 e 2. E questa è la nostra curva. Quindi noi alla fine dobbiamo avere un totale di 12 maglie alte. Quindi sono 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Perché su ogni maglia alta sottostante, che sono 6, ne abbiamo lavorato 2. Tolgo il segno e adesso lavoro le maglie centrali come si presentano, quindi sono 12 e lavoro 12 maglie alte. Rimetto il segno, qui lavoreremo sempre la parte dritta, quindi noi avremo questa parte che è della pianta, delle dita e questa parte del tallone e
la parte centrale la lavoriamo dritta. Vado a fianco e lavoro un'altra maglia alta, a fianco, maglia alta, e ci vediamo quando arrivo al segno. Sono arrivata dove ho il segno, quindi qui significa che lavoriamo la maglia alta senza fare aumenti, e lavoro la maglia alta, rimetto il segno, ci ritroviamo di nuovo dove abbiamo la rotondità, e come abbiamo fatto da questa parte facciamo anche da questa parte. Su ogni maglia alta sottostante ne lavoriamo 2. Siccome sono 6, alla fine dobbiamo avere un totale di 12 maglie alte. Quindi prendo il filo, vado sulla maglia alta a fianco e ne lavoro 2. 1 e 2. Vado sulla maglia alta e ne lavoro altre 2 e sono 4. 1 e 2. Vado a fianco, altre 2. 1 e 2. Sulla maglia alta a fianco 2 maglie alte, 1 e 2. Qui a fianco sempre 2 maglie alte, 1 e 2, e adesso lavoro le ultime 2, quindi l'ultimo aumento del giro. 1 e 2. E come vedete la rotondità sta aumentando, si vede che gira perfettamente. Vado dove ho il segno, tolgo il segno e qui lavoro la maglia alta come si presenta, quindi la maglia alta normale. Rimetto il segno e lavoro le maglie centrali, che sono un totale di 12 maglie alte. A fianco lavoro una maglia alta, vado a fianco, maglia alta, e proseguo questo fino ad arrivare dove ho il segno. Poi dobbiamo lavorare l'ultimo giro, quindi proseguo con le maglie alte. Ho lavorato l'ultima maglia alta e chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella. Devo lavorare l'ultimo giro. L'ultimo giro lavoreremo in questo modo. Qui dove abbiamo la curva lavorerò delle mezze maglie alte per dare la forma del tallone, quindi per far venire la suoletta un po' più anatomica. Quindi qui lavorerò delle mezze maglie alte e poi qui delle maglie alte. E per quanto riguarda gli aumenti faremo un aumento e una mezza maglia singola, un aumento, una mezza maglia singola. Solo sulle maglie centrali, su queste due, lavorerò due mezze maglie singole. Questo perché? Per iniziare con l'aumento e chiudere con l'aumento. E lavorerò poi delle mezze maglie alte fino a un certo punto, poi vi spiegherò. E poi inizierò con le maglie alte, iniziando con l'aumento e facendo un aumento, una maglia alta singola, un aumento, una maglia alta singola, e sempre sulle due centrali lavorerò 2 maglie alte singole. Quindi iniziamo con 2 catenelle, 1 e 2, rientro nello stesso punto e faccio il primo aumento. Prendo il filo e lavoro una mezza maglia alta. Ne abbiamo lavorato un aumento. A fianco lavoro una mezza maglia singola, prendo il filo, entro, estraggo il filo
e lavoro tutte e tre le asole. A fianco qui ne lavoro 2, 1, prendo il filo, rientro, 2, a fianco una mezza maglia alta, a fianco ne lavoro 2, quindi un altro aumento, 1 e 2. Mi ritrovo sulle 2 maglie centrali, qui lavoro 2 mezze maglie alte singole, prendo il filo, entro, 1, prendo il filo, rientro, 2. Sono 2 singole. Ora di nuovo faccio l'aumento, 2 mezze maglie alte nella stessa maglia di base, 1 e 2. A fianco ne lavoro una, prendo il filo, a fianco ne lavoro 2, 1 e 2 e mi ritrovo sulle ultime 2, quindi chiudo con una mezza maglia alta e qui ne lavoro 2 e mi trovo come abbiamo iniziato. Abbiamo iniziato con 2 e finisco con 2. Quindi 1 e 2. Adesso lavoro, mi ritrovo qui le maglie centrali e sono 12. Quindi a questo punto lavoro altre 3 mezze maglie alte e poi inizio a lavorare le maglie alte. Quindi tolgo il segno, vado a fianco e lavoro una mezza maglia alta, a fianco una seconda mezza maglia alta e a fianco una terza mezza maglia alta. Una volta fatte le 3 mezze maglie alte, quindi dipende dalla misura che voi fate, se avete fatto una taglia più grande, invece di 3 ne fate 4 o 5, dipende come vi piace, come volete modellare voi la suola. A me piaceva questo movimento, che poi alla fine si vedrà tutto. Adesso lavoro le maglie alte e come abbiamo fatto qui dobbiamo fare dall'altra parte, quindi maglie alte fino al segno. Dove abbiamo il segno lavoriamo la maglia alta senza fare aumenti. Sono arrivata dove ho il segno, tolgo il segno e qui lavoro una maglia alta singola. Sulla curva adesso lavoriamo un aumento e una singola, un aumento e una singola. Quindi sulla maglia alta a fianco ne lavoro 2, 1, rientro 2, a fianco una maglia alta singola, a fianco ne lavoro 2, nella stessa maglia di base ne lavoro 2, 1 e 2, a fianco ne lavoro una singola. Individuate le maglie centrali che sono queste, quindi lavoro l'ultimo aumento di questa parte, 2 maglie alte nella stessa maglia di base e qui lavoro 2 maglie singole, 1 e 2. Dobbiamo lavorare la stessa cosa anche da questa parte. Sulla maglia alta a fianco ne lavoro 2, 1 e 2.
a fianco una singola, a fianco lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, vado a fianco una singola e termino il giro con un aumento, quindi 1 e 2. Adesso lavoro le maglie alte fino le penultime 3 maglie le lavoriamo mezze maglie alte, quindi lavoriamo 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 maglie alte e le ultime 3 le lavoriamo mezze maglie alte. Ripeto, se cambiate la taglia vi rendete conto come volete voi la suoletta. Se volete più mezze maglie alte potete scendere e fare altre mezze maglie alte. Quindi lavoro le maglie alte, a fianco una maglia alta, vado a fianco una maglia alta, continuo così fino alle penultime 3 maglie alte che lavoreremo a mezza maglia alta. Vado a fianco, qui ho le penultime 3, prendo il filo e lavoro una mezza maglia alta, vado a fianco, prendo il filo, mezza maglia alta, a fianco mezza maglia alta. Questa è la mia suoletta. Adesso chiudo con una maglia bassissima. Devo lavorare ora delle mezze maglie alte per far girare la scarpina e le lavoro in costa retro. Mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una mezza maglia alta. Vado a fianco, lavoro una seconda mezza maglia alta. Vado a fianco, prendo, qui ci sono 2 costine, prendo quella più esterna e lavoro una mezza maglia alta. A fianco, giro in questo modo, c'è la costina dietro, prendo il filo, mezza maglia alta. Lavoro questo senza fare aumenti, quindi prendo il filo, entro sulla costina da dietro, prendo il filo, mezza maglia alta. Vado a fianco, mezza maglia alta. In ogni maglia sottostante ne lavoro una. Proseguite questo e ci vediamo al termine del giro. Ecco come ha preso forma la nostra suoletta. Questa è la parte interna e questa è la parte esterna. Ho terminato il giro e chiudo con una maglia bassissima e taglio il filo. Faccio un nodino di sicurezza e vado a nascondere il filo. Adesso devo costruire la parte di sopra. Quindi con un altro tipo di filato vado a formare la parte di sopra. Una volta che abbiamo nascosto i fili, ho fatto in questo modo. Ho piegato la suoletta a metà e ho contato le maglie. Questo per dividere il davanti dal dietro. Quindi la parte dove abbiamo le maglie alte è la parte del davanti, dove abbiamo le mezze maglie alte è la parte del tallone. Ho contato le maglie e ho un totale di 62 maglie. Quindi a questo punto ho piegato a metà e ho 32 maglie sul dietro e 30 maglie sul davanti, cioè ho fatto in questo modo, ho messo 32 maglie sul dietro e 30 sul davanti. Quindi una volta piegata a metà devo contare 15 da questa parte e 15 dall'altra parte per avere un totale di 30. Se voi vi trovate più maglie o meno maglie, fate in questo modo: le maglie in più le mettete sul dietro,
e le maglie in meno le mettete sul davanti. Quindi questa è la metà e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E qui dove ho l'uncinetto adesso tolgo e metto il segno. E 15 anche dall'altra parte, quindi conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Anche qui ho le 15 maglie. Tolgo l'uncinetto e segno. Queste mi serviranno quando dobbiamo fare le diminuzioni, quindi da questo punto poi inizieremo a diminuire. Un giro lo facciamo normale, però io ho fatto un piccolo cambiamento. Sul dietro anche ho fatto una diminuzione perché facendo delle prove mi sono accorta che il dietro veniva troppo largo. Quindi con l'uncinetto comunque entro da un punto qualsiasi, quindi entro qui con l'uncinetto, faccio un piccolo campietto e lavoro delle maglie alte. Individuo qui la parte centrale, chiudo sempre a metà e a questo punto queste due maglie adesso me le segno, faccio in questo modo, lavoro una diminuzione anche dietro. Lavoro adesso maglie alte fino ad arrivare al segno, quindi inizio con 3 catenelle, vado a fianco e lavoro una maglia alta, nascondo pure la codina, a fianco maglia alta, vado a fianco maglia alta. Ci vediamo dove abbiamo messo il segno. A questo punto ho il segno dietro del tallone, quindi prendo il filo, entro, prendo il filo e chiudo una maglia alta a metà perché qui devo fare la diminuzione. Vado avanti sull'altra maglia, prendo il filo e chiudo a metà e chiudo di nuovo. Poi vi rendete conto se lo volete più stretto, quindi se lo volete più stretto potete fare un'altra diminuzione. Io ora continuo a lavorare maglie alte e mi fermo prima del segno. Sono arrivata a questo punto, qui ho il segno e sulla maglia prima del segno lavoro una mezza maglia alta, questo per dare movimento alla nostra ballerina. Lavoro le maglie alte come si presentano. Dal giro successivo faremo le diminuzioni sul davanti, quindi qui lavoro la maglia alta e rimetto il segno. Vado a fianco maglia alta, a fianco maglia alta. Proseguite questo e dall'altra parte vi faccio vedere di nuovo come lavorare dopo il segno. Sono arrivata a questo punto, quindi lavoro una maglia alta. Qui ho il segno e lavoro una maglia alta. E a fianco la mezza maglia alta, perché noi ce la ritroviamo sul dietro, quindi qui abbiamo la mezza maglia alta e anche qui. Rimetto il segno sulla maglia alta e poi chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Ho finito il primo giro e questo è il risultato della nostra ballerina. Ora lavoro le maglie alte così come si presentano e la mezza maglia alta sulla mezza maglia alta e le diminuzioni. Quindi iniziamo sempre con 3 catenelle, maglie alte su ogni maglia alta sottostante. Quindi vado avanti e ci vediamo dove abbiamo la mezza maglia alta. Proseguo maglia alta su maglia alta
e sul dietro io continuo senza fare più diminuzioni. Se invece voi volete diminuire ancora, fate un'altra diminuzione. Sono arrivata dove ho il segno e qui ho la mezza maglia alta. Sulla mezza maglia alta lavoro la mezza maglia alta. Tolgo il segno e adesso lavoro tutte diminuzioni, tutte le maglie diminuzioni fino ad arrivare dall'altra parte dove ho il segno. Quindi lavoro a fianco una maglia alta, prendo il filo e chiudo a metà. Prendo il filo, vado sulla maglia alta a fianco, chiudo a metà. Ho 3 asole sull'uncinetto e le chiudo tutte e 3. Questa è la mia prima diminuzione. Filo sull'uncinetto, vado nella maglia alta sottostante, prendo il filo, chiudo a metà. Prendo di nuovo il filo, vado a fianco, prendo la maglia alta, chiudo a metà e adesso chiudo tutto insieme. Vado a fianco, maglia alta, prendo il filo, chiudo a metà. Vado a fianco, prendo il filo e chiudo a metà. Un'altra diminuzione. Quindi proseguo questo fino dove ho il segno. Ci vediamo dall'altra parte. E lavoro la mezza maglia alta sulla mezza maglia alta. E ho finito questo giro. Ecco, questo è il risultato. Chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. 3 catenelle. Lavoro le maglie alte così come si presentano, maglia alta su maglia alta, questa è la parte del dietro, quindi lavoro le maglie alte come si presentano e dove ho la prima diminuzione dobbiamo diminuire ancora e questo è l'ultimo giro delle diminuzioni, quindi proseguite e ci vediamo dall'altra parte delle diminuzioni. Mi ritrovo sulla mezza maglia alta e quindi qui lavoro la mezza maglia alta così come si presenta e qui ho le diminuzioni e sulle diminuzioni continuo a lavorare le diminuzioni, quindi filo sull'uncinetto, entro qui, questa è la mia prima diminuzione, lavoro una maglia alta chiusa a metà, vado sull'altra diminuzione che è questa e lavoro maglia alta chiusa a metà e chiudo tutto insieme. A fianco maglia alta chiusa a metà, vado a fianco maglia alta chiusa a metà. Ecco come si gira la nostra ballerina. A fianco maglia alta chiusa a metà e a fianco maglia alta chiusa a metà. Continuo questo fino a lavorare dall'altra parte. Quindi qui ho la maglia alta, chiudo a metà. Maglia alta, chiudo a metà. Chiudo tutto insieme. Vado qui, maglia alta chiusa a metà, maglia alta chiusa a metà. Chiudo tutto insieme. Vado sull'altra maglia alta, chiudo a metà, maglia alta chiusa a metà e chiudo tutto insieme. Qui ho la maglia alta, questa l'ho lavorata, qui ho le ultime 2, maglia alta chiusa a metà, maglia alta chiusa a metà. Se casomai voi vi trovate nel giro sottostante con delle maglie alte dispari, quindi per fare la diminuzione fate invece di 2 lavorate 3 maglie alte chiuse insieme per ritrovarvi poi al giro successivo con le maglie alte pari. Quindi ho finito tutte le mie diminuzioni, questa è la ballerina e adesso lavoro la mezza maglia alta sulla mezza maglia alta e chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Questo è il risultato della mia ballerina. Allontano un po' la telecamera così ve la faccio vedere bene. Ecco qua. Facendo delle mezze maglie alte ho dato questo movimento alla scarpetta. Adesso devo lavorare un giro di maglie basse per assestare tutto il mio lavoro. Quindi senza fare diminuzione, senza fare niente, questa è la parte del dietro. Se a voi vi sembra un po' più ancora larga,
potete fare altre diminuzioni e stringere un altro poco. Però siccome io poi alla fine ho messo questo nastrino, quindi volendo si può stringere ancora un altro poco con il nastrino, quindi non c'è bisogno di fare molte diminuzioni. Lavoro l'ultimo giro con delle maglie basse, quindi faccio una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia bassa. Vado a fianco e lavoro una maglia bassa. A fianco maglia bassa e a fianco maglia bassa. Andate avanti, vi faccio vedere sulle diminuzioni come lavorare le maglie basse. Mi ritrovo a lavorare le maglie basse sulle diminuzioni, quindi entro nella prima diminuzione, lavoro una maglia bassa. Qui ho un'altra diminuzione, si vede perché c'è questa parte larga, entro e lavoro una maglia bassa. Vado a fianco, maglia bassa, vado a fianco, maglia bassa e lavoro questo e poi chiudo con una maglia bassissima sulla maglia bassa dove abbiamo iniziato e inseriamo il nostro nastrino. Quindi vado avanti, qui ho l'altra diminuzione, lavoro la maglia bassa e adesso chiudo sulla maglia bassa d'inizio con una maglia bassissima e taglio il filo. Ora vi faccio vedere come inserire il nastrino. Questo è il risultato finale delle mie ballerine. Io ho messo un nastrino di colore verde per contrastare un po', però voi volendo potete mettere anche dei bottoncini o dei bottoni gioiello. Con l'ago entro attraverso le maglie e passo il nastrino. Lascio un po' più lungo così poi davanti faccio il fiocchettino. Quindi passo in questo modo e tiro. Vado attraverso con l'ago e tiro. Cerchiamo di fare una cosa quanto più regolare possibile, poi mi giro bene tutto il nastrino, lo giro dalla parte del diritto. Una volta poi che abbiamo finito di inserire il nostro nastrino, possiamo fare un piccolo fiocchettino e le nostre ballerine sono pronte. Questa diciamo che è un'idea per fare dei regali a delle neonate. Una volta fatto questo, poi taglio il filo e faccio un piccolo fiocchettino. Sistemo bene dopo alla fine il tutto e volendo si può anche tirare e quindi viene anche un po' più stretta, oppure con fare il nastrino più lungo e farla passare dietro la caviglia e legare. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e se avete qualche idea da propormi potete farlo tranquillamente. Queste sono delle ballerine molto carine e molto belle anche da regalare, anche perché un regalo fatto a mano è molto accettato. Ci vediamo a presto con altri video e iscrivetevi.